Ciao a tutti, io sono Cap e sono le 4:30 e vi condurrò in una nuova avventura di passeggiate nella natura. Oggi andremo a scalare il monte Gorzano, che è il monte più alto della Laga, il monte più alto del Lazio, e con i suoi 2458 metri, e percorreremo il sentiero delle 100 fonti o delle 100 cascate, come volete chiamarlo voi. Sono 3 ore e mezza di auto prima, poi mi aspetteranno 8 ore di scarpinata tra andata e ritorno. A dopo. Prima pausa alle terme di Cotilia perché c'era un bar, ma il bar è chiuso, sono le 7, io ho bisogno di un caffè. Eccoci qua, abbiamo finalmente fatto colazione. L'unico bar che era aperto l'abbiamo trovato a Andro qualcosa, lo leggo sullo scontrino, Antrodoco, e sembra uno scioglilingua. E niente, caffè, ciambella e si riparte. 1 ora e 20 mi dà la destinazione dove poi inizieremo la scalata, Cesa Castina. Forza. Allora, ho lasciato la macchina in paese perché diciamo che la strada non è proprio bellissima, una strada sterrata, e sono 2,5 km per arrivare, diciamo, alla sbarra come è stato segnalato. Quindi diciamo, l'arrivo in cima è previsto per le ore 2, sono quasi le 9 e niente, vediamo. Questa è la strada asfaltata, bianca. Ecco qua, ci siamo fermati all'info point. Da qui inizieremo la nostra escursione vera e propria. Ci siamo già fatti 2,5 km, il che vuol dire che più o meno ne faremo 5 andate. Quello che vedete giù in fondo, questo vediamo se si ingrandisce, ecco qua, è il Gran Sasso che ho già fatto, di cui purtroppo però non ci sono i video perché inizio sempre tardi a fare i video delle cose che faccio. Comunque prendiamo questo bel succo alla pesca e iniziamo la scalinata. Ecco, qui siamo appunto, e come vedete questa è la sbarra. Da qui si parte un sentiero e inizia veramente. Allora, il sentiero che abbiamo preso dopo il rifugio sta risultando molto impervio perché è tutto in salita molto ripida, terra battuta, e questi giorni ha piovuto. Io già ho il fiatone, ha già piovuto e diciamo che il terreno è scivoloso, è quindi necessario l'utilizzo di una piccozza, un bastone per forza, se no rischi di scivolare e ritornare a valle e ricominciare da capo e non ne vale la pena. Come vedete non vi sto mentendo. Qui qualcuno ha oltrepassato la sbarra con la macchina, è arrivato fino a lì a campeggiare. Qui si bara per arrivare su, qualcuno fa il furbo. Comunque stiamo continuando, io sono in tenuta shorts con le mie gambine bianco latte, ma già fa troppo caldo, sono quasi le 10. Che pace e che frescura. Eccoci qua, una prima veduta sul fiume. Abbiamo anche la Madonna.
Allora, diciamo che ci avevano detto che c'è poca acqua, però è già bello spettacolo. Allora, siamo arrivati alla fine del Faggeto, ora inizia la camminata allo scoperto, alla luce del sole, siamo sudatissimi e noi ci abbiamo impiegato dal diciamo, il centro informazioni 2 ore. Le danno per 1 ora e 45, quindi teoricamente siamo in ritardo di un quarto d'ora, ma ce la siamo presa molto comoda, abbiamo fatto delle pause e che dire, non troviamo nessuno, quindi le cose sono due: o sono andati avanti prima oppure siamo gli unici pazzi oggi che stanno facendo questa scalinata. Io comunque sento delle voci in lontananza, quindi o sto già delirando oppure ci sono altre forme di vita a 2 zampe umane. Allora, questo è il primo quadro che trovate dopo che diciamo avete lasciato la faggeta, però con le poche piogge, noi siamo a fine agosto, il rigagnolo è asciutto, però dovrebbe essere facile guardarlo. Allora, sul Gran Sasso, come vedete, ci sono le nuvole, quindi è coperta la cima del Corno Grande, e come vedete anche sopra di noi ci sono delle nuvolette grigie, si sta in pratica annuvolando. Ok, speriamo che non piova. Allora, abbiamo fermato dei signori in quad perché qui le indicazioni sono abbastanza blande, e tant'è che ci sono altri 6 escursionisti che stanno cercando di consultare delle mappe online, ma non c'è campo. E comunque questi signori ci hanno detto che là dietro, ecco, là dietro c'è il Monte Gorzano e la cima ancora non si vede, quindi costeggeremo questo torrente e vedremo di arrivarci. Allora, aggiornamento: lasciato la fonte Mercurio, abbiamo preso il sentiero che è a sinistra del rigagnolo, che è asciutto. Non si vede nessuno e la voglia di pensare che abbiamo sbagliato è tanta, anche perché, ripeto, siamo segnati malissimo e non so, queste qui alle spalle dovrebbe essere la cresta delle Troie, così chiamata. Dicono di tenersi a sinistra, però stiamo seguendo. Se ci fosse stata qualche indicazione, qualche cartello, non è che ci sarebbe sbagliato. Stiamo seguendo dei paletti con la segnalazione del CAI. Speriamo bene. Comunque mancherebbero ancora 2 ore, è mezzogiorno e mezzo, mancherebbero ancora 2 ore per, diciamo, l'orario stabilito per arrivare in cima. Io aggiornerò. Allora, c'è un momento di sconforto generale perché non troviamo più i sentieri, quindi ci stiamo affidando al caso, e comunque stiamo costeggiando come da indicazioni le creste delle Troie e niente, stiamo seguendo gli omini di pietra, se l'hanno fatti qualcuno ci è passato. Vediamo la cima, è quella lì, eccola, qua si vede la croce. Poi c'è uno in bicicletta che ci è arrivato, non so come cacchio ha fatto, beato a lui. Noi stiamo seguendo 2 ragazzi che stanno lassù, si vedono, eccoli qua, un po' sfocate l'immagine, e quella salita sembra molto impervia. Quello che abbiamo fatto adesso non è un granché, mi sa. Ecco qua, ecco qua.
Guardiamo, noi siamo partiti da là dietro a quel monte lì, stiamo salendo. Guardate che spettacolo, abbiamo trovato una mandria si può chiamare, di cavalli con le campane. Lo sapevo che un piccolo laghetto, vabbè, ecco qua. Oh, se ci date un passaggio fino a lassù sarebbe male, eh? Noi tocca arrivare lassù, vedi? Noi tocca arrivare lassù. Ecco qua, abbiamo fatto una brutta scoperta, non era quello lì la cima che pensavamo, ma ancora più su, non arriviamo mai, come quello Scottex, quelle, non si arriva più. Non so se si sente per il vento, c'è una collinetta vicino a casa mia al mare, no? Poi vi faccio vedere. Ecco, casa lì così. In compenso ci sono i cavalli che ci vengono dietro, ci manca solo che ci caricano. La caricata dei cavalli è bellissima. Eccoci qua, a voglia cerca la croce non c'è più, però è rimasta la scritta. Ecco qua, Monte Corzano 2458. Ora sono in Abruzzo e ora sono in Lazio. Da quello che vedete laggiù, quello là è il vettore e quello là è il Gran Sasso. Ok, Lazio, Abruzzo, giusto? Sì, siamo nel Lazio. Non lo so. Abbiamo visto la vetta, purtroppo la croce non c'era, come avete visto, e stiamo tornando per la cresta delle Troie e poi tireremo giù per il bosco. C'erano dei ragazzi che hanno detto che comunque 5 ore non sono buone del tragitto che abbiamo fatto noi. Che altro dire? Ho la batteria al 10%, quindi probabilmente questo video finirà qua. Per il momento ciao, alla prossima cima, ciao.